Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Innanzitutto mi scuso per aver fatto passare così tanto tempo dal mio ultimo video oggi, ma la vita reale a volte è incontrollabile e non permette di dedicarsi a YouTube quanto si vorrebbe. Ne approfitto anche per ringraziare tutti i nuovi iscritti che si sono iscritti durante questo lunghissimo periodo di pausa. Ma torniamo a noi. Come avrete potuto capire dal video, oggi parlerò di Sailor Moon Crystal, il nuovo anime di Sailor Moon, che sta un po' dividendo il pubblico tra chi lo sta adorando e chi invece è rimasto schifato. Personalmente non mi sento di far parte di nessuno dei due gruppi. Infatti da un lato sono contenta che abbiano deciso di fare un revival di Sailor Moon, ma dall'altra parte sento come se non si fossero impegnati a fondo, come se avessero buttato lì un anime sapendo che avrebbe fatto successo comunque. Infatti a 2 anni dall'annuncio, l'anime venne annunciato a luglio del 2012, è stato fatto slittare di stagione in stagione finché non è andato in onda il 5 luglio 2014, 2 settimane fa. Quindi era mezzogiorno, eravamo tutti pronti davanti a Nico Nico, inizia l'anime e io sono rimasta allibita, senza parole. La prima cosa che ho pensato è stata: ma davvero ho aspettato 2 anni per questo? È probabile che il mio hype ormai fosse così alto che qualsiasi cosa avessero proposto non avrebbe raggiunto le mie aspettative. Però dall'altra parte trovo che non abbiano fatto il massimo possibile. Non voglio parlare del character design, nonostante non apprezzi particolarmente il design della Takeuchi, trovo che in fondo sia molto bello vedere proprio il manga animato. Ecco, quello che più mi ha infastidita è proprio l'animazione. Innanzitutto abbiamo Usagi che è inespressiva, ha quasi tutto il tempo una faccia da pesce lesso con la bocca aperta. Di contrasto ha i capelli che hanno vita propria, sembra quasi Medusa, si muovono come vogliono loro. Ad essere sincera, a me piacciono i capelli lunghi, piace che nei disegni, quando c'è un personaggio con i capelli lunghi, questi vengano disegnati in modo molto dinamico, aggiungono veramente dinamismo a una scena, e quindi, è una cosa che normalmente apprezzo, ma in un anime che, come suggerisce la parola stessa, è animato, c'è bisogno di animare ancora di più i capelli? Sempre parlando di animazioni esagerate, non posso non pensare alla trasformazione. Ma che diavolo hanno fatto? Insomma, c'è quella CGI evidentissima, quegli arti lunghissimi che si muovono come fossero di gomma. È tutto un po', non lo so, come raffazzonato lì. Sì, hanno mantenuto degli elementi in comune con la trasformazione classica, ma è uscita, nel complesso triste, brutta. La trasformazione degli anni 90 è stata una trasformazione iconica che ha segnato per sempre le trasformazioni delle guerriere successive, delle maghette successive. Mi viene in mente per esempio Strawberry che diventava Mewberry. Quella era palesemente la trasformazione di Sailor Moon. So che molti di voi saranno lì a dire che questo non è il remake dell'anime degli anni 90, ma è la trasposizione del manga. Ma nel manga la trasformazione non c'è. Non c'è la sequenza di trasformazione, quindi, volendola riproporre, o fai qualcosa di assolutamente nuovo che va a segnare un nuovo standard, oppure se la rifai decentemente. Prendi le tecniche migliori, prendi gli artisti migliori e rifai quella degli anni 90 così come deve essere ai giorni nostri, ma non con una CGI bruttissima. Ma mi fermo qui perché so di avervi annoiato abbastanza con la storia della trasformazione. Vorrei spendere qualche parola sulle sigle. La ending è carina, mi è piaciucchiata, trovo che ci stia bene sia graficamente che musicalmente. La opening invece mi dà delle sensazioni discordanti. Musicalmente non mi dispiace affatto, la trovo carina, soltanto che la ritengo più adatta alle Pretty Cure. Va bene che gran parte dello staff che sta lavorando a Sailor Moon Crystal è anche a lavoro sulle Pretty Cure, però non lo so, mi sembra esagerato così. Trovavo più adatta a Moonlight Densetsu o anche le sigle italiane, con quei toni un po' più misteriosi. Le trovo più adatte rispetto a questa nuova che secondo me è un po' troppo allegra, non so come dire. Comunque sulle sigle vi rimando al video di Iron Balden che sicuramente ne sa parlare meglio di me. Comunque mi è piaciuta molto l'idea di far cantare ad ogni Sailor una strofa che ricordasse il suo potere, e anche quella strofa buttata lì un pelo femminista sul fatto che le fanciulle non hanno bisogno di un principe che le salvi. Anche graficamente non è così male, tranne ovviamente per gli elementi in CGI. Sono brutti, sono inutili e sembrano animati con quei programmi con cui fanno i video delle Vocaloid che ballano, con questi movimenti poco naturali, quei capelli che si muovono come un unico poligono.
non è qualcosa che ho apprezzato molto e siccome era inutile fare quel pezzo in CGI, non vedo proprio perché l'hanno voluto proporre. Comunque, nonostante io abbia borbottato fino ad adesso, devo dire che sono contenta di questo anime, che sono contenta che ci sia un revival di Sailor Moon e che aspetto il prossimo episodio. Domani, mi raccomando, tutti davanti a Nico Nico, vi lascio il link in descrizione e sono sicura che arriverò fino al 26esimo ed ultimo episodio. Bene, per questo video è tutto, spero di non avervi annoiato e aspetto le vostre opinioni, lasciatemi un commento, lasciatemi un link a un vostro video, a un vostro post su un blog, a qualsiasi cosa. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, a condividerlo e a commentarlo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!